Buonasera a tutti e benvenuti alla trasmissione Sul Pezzo di MRTV. Io sono Sara Mollame, sono un'educatrice e una psicologa, ma questa sera ci occuperemo di educazione civica, cercando di fornire a tutti voi gli strumenti per un voto consapevole. Il movimento Roosevelt, perseguendo innanzitutto fini pedagogici e formativi per la collettività, per tutti noi, non poteva esimersi dal fare una puntata ad hoc sui quesiti del referendum in vista di domenica 12 giugno. Pertanto, con l'aiuto di una professionista nel campo della giustizia, saremo guidati nella comprensione dei 5 quesiti referendari che ai più, me compresa, risultano piuttosto ostici. Quindi, nella neutralità più assoluta, senza dare indicazioni di voto e senza dare indicazione rispetto a recarsi o meno alle urne, è con immenso piacere che do il benvenuto ad una grande professionista, una grande donna, Alessandra Tucci. Ciao Sara, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ciao Alessandra, benvenuta. Allora Alessandra, aiutaci a capire come destreggiarci tutti quanti, insomma, in questi quesiti che sono davvero un po' complessi per chi non è nel campo, ecco. No, sono complessi perché è un po' come le scatole cinesi, no? C'è l'abrogazione di una legge che richiama una legge, che richiama una legge, che richiama una legge, e poi non si capisce neanche di che cosa si sta parlando, sono abbastanza complessi. Poi anche in italiano sono difficili da capire se non si è del settore o se non si va a prendere le singole leggi. Comunque io farei un passo indietro e parlerei un po' della referendum, giusto un minuto, l'articolo 75 della Costituzione lo prevede, no? È uno strumento di partecipazione, diciamo, popolare, e prevalentemente quello che da noi si applica, quello più usato, è il referendum abrogativo, quello che poi avremo in questo contesto, ovvero sia si raccolgono un tot numero di firme, si propone l'abrogazione di 1, 2, 3, 4 leggi, insomma, con l'esclusione, non è applicabile il referendum abrogativo per quanto riguarda le leggi tributarie, di bilancio, le leggi di recepimento dei trattati internazionali, eccetera. Poi abbiamo il referendum confermativo che riguarda leggi costituzionali di revisione costituzionale, e poi abbiamo il referendum consultivo, mi sembra usato una sola volta perché di fatto poi si esprime un parere non vincolante, quindi tanto a non essere è una fatica inutile. Quindi adesso siamo al referendum abrogativo, sono 5 quesiti che chiedono con i quali si chiede di abrogare alcune leggi o parti di alcune leggi o di un articolo del codice di procedura penale in un caso specifico. Esatto, quindi allora il primo quesito, la prima scheda che andremo a trovare, qualora decidessimo di recarci alle urne, sarà sull'abrogazione della legge Severino. Ci spieghi questa legge in cosa consiste e cosa ne ha Allora, abrogato? io cercherei di fare un quadro un po' più generale, forse magari prima farei un passo indietro anche adesso perché sia un po' più chiaro il concetto, cosa c'era prima della legge Severino. Parliamo comunque nell'ambito del diritto penale e della procedura penale, quindi dei procedimenti penali, ok? Da codice di procedura civile, l'autorità giudiziaria, il giudice, il magistrato, nel momento in cui accerta la sussistenza di un reato e quindi commina una pena detentiva, può valutare in certe circostanze, e lì dove è previsto comunque dal codice, ma anche se valuta per circostanze strane, se applicare anche le cosiddette misure accessorie. Le misure accessorie sono l'interdizione o la temporanea o definitiva dai pubblici uffici, l'incandidabilità e cose di questo genere. Quindi il codice di procedura civile prevede che se io giudice ti condanno per alcuni reati, quei reati sono, diciamo che prevalentemente sono quelli che riguardano l'associazione stampo mafioso, il terrorismo, peculato, concussione, corruzione, tutti quanti reati prevalentemente che vengono commessi nell'esercizio di funzioni pubbliche, o comunque reati la cui condanna prevede una detenzione superiore ai 2 anni. Quindi che fa il giudice? Ti condanno, tu sei colpevole, ti condanno alla detenzione di 4 anni, valuto la situazione, ti interdico anche dai pubblici uffici, ti sospendo, oppure questo. Con la legge Severino, che è un decreto legislativo del 2012, cosa si è introdotto? Si è introdotta la incandidabilità, decadenza, sospensione automatiche, cioè non è più il giudice che nel momento in cui commina una pena valuta se interdirti, impedirti di candidarti, sospenderti ai pubblici uffici, ma in automatico si ha questa
interdizione, sospensione, eccetera. Questo anche per quanto riguarda i politici, non si possono candidare alle politiche. E questo in realtà è previsto per fondamentalmente una condanna definitiva. Condanna definitiva si intende che, se tu non mi capisci Sara, fermami, perché è fondamentale. Condanna definitiva significa che la sentenza di condanna è passata in giudicato, ok? 3 gradi di giudizio. Il punto dolente però riguarda l'amministrazione locale e il sindaco nello fattispecie. Perché? Perché mentre per le politiche nazionali, per altri incarichi, sono previsti 3 gradi di giudizio perché ci sia la decadenza o la sospensione, per quanto riguarda i sindaci di enti locali, la sospensione è prevista con la condanna in primo grado, quindi quando non è ancora definitiva, ok? Questo è un po'. Quindi il referendum, il quesito numero 1 di questo referendum del 12 giugno ti chiede: vuoi tu che la legge Severino sia abrogata? Quindi vuoi tu che non ci sia una incandidabilità o sospensione dei pubblici uffici, eccetera, eccetera, automatica, ma sia il giudice che di volta in volta, lì dove condanna una parte per certi reati, decide, valutando poi i fatti, la situazione nel suo complesso, nella sua libera determinazione, se sospenderti o meno, interdirti o meno. Grazie mille. È abbastanza chiaro? Perché io Abbastanza chiaro. a me è chiaro, però magari non riesco neanche a farmi capire bene, dall'altra parte può essere recepita in maniera diversa. Dimmi tu, non avere problemi. No, allora, io direi che passiamo alla seconda, che è rispetto alle limitazioni delle misure cautelari. Poi facciamo un piccolo riepilogo. Limitazioni delle misure cautelari. Allora, cosa sono le misure cautelari? Nel momento in cui c'è una notizia di reato conseguente a una querela o a una denuncia, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria avviano le indagini preliminari, ok? E poi di volta poi si va avanti nel procedimento penale. Lì dove si verifica una delle 3 ipotesi previste dal codice di procedura penale, ovvero sia pericolo di fuga della persona indagata sottoposta a indagini preliminari, oppure pericolo che vada a sopprimere o a inquinare gli elementi di prova, oppure il pericolo che ripeta il reato, reiteri il reato. Se ricorre una di queste 3 ipotesi, il pubblico ministero può chiedere al giudice delle indagini preliminari, che a sua volta può concedere, che vengano applicate delle misure cautelari quali gli arresti domiciliari o la carcerazione preventive, ok? Fino a un massimo di 2 anni. Io vorrei aprire o chiudere una parentesi: nel momento in cui in sede preventiva tu sconti già 2 anni durante il giudizio in attesa di sapere se sei colpevole o innocente, lì dove vieni condannato, questi 2 anni già scontati si vanno a scontare dalla pena definitiva, ok? Cioè, se io poi vengo condannato per 5 anni di detenzione per il reato commesso, se ho già scontato 2 anni in carcere preventivo, questi vengono decurtati. Questo per avere un quadro completo, ok? Quindi sono 3 ipotesi in cui il pubblico ministero ritiene che è meglio che la persona sia sotto controllo, quindi sia in carcere o sia agli arresti domiciliari. Con questo referendum si chiede di eliminare una di queste 3 ipotesi di carcerazione preventiva, cioè di non ammettere più la carcerazione preventiva per l'ipotesi di rischio di ripetizione del reato, ok? Quindi mentre adesso si può valutare di carcerare preventivamente una persona per pericolo di fuga, inquinamento delle prove o ripetizione del reato, se dovesse vincere il sì, rimarranno solo le ipotesi di pericolo di fuga o inquinamento delle prove. Questo perché chi promuove questa riforma fondamentalmente dice: in 30 anni ci sono stati 30.000 persone che hanno fatto il carcere per poi risultare alla fine innocenti. Questa è un po' la motivazione del sì. La motivazione del no è: guardate che comunque, anche se si toglie quella, rimangono gli altri 2, quindi il carcere per persone innocenti rimarrebbe comunque, il problema non è quello, però in piedi ci sarebbe un altro problema: ci sono reati che poi non si riuscirebbe a fermare, che ne so, lo stalking.
tanti reati che sono quelli che si ripetono, le persecuzioni, se tu lo metti in carcere lo blocchi, se tu lo lasci libero continui. Quindi sono due posizioni diverse. C'è chi dice non possiamo mettere in carcere innocenti perché troppi danni sono stati fatti, e chi dice attenzione perché tanto non risolvi il problema, tanto rimangono le altre due ipotesi, e al contempo rischi che rimangono fuori in libertà persone che nel frattempo possono continuare a commettere quello stesso reato. Sono un po' queste le posizioni prevalenti, poi comunque ognuno poi valuti a modo suo. Ho capito, ma questa è un po' più chiara? infatti una domanda rispetto al qualora vincesse il sì, comunque in qualche modo si inciderebbe sul sovraffollamento carcerario? Sul? Sovraffollamento delle nostre carceri italiane? Ma sai, allora non si può pensare di risolvere il sovraffollamento delle carceri italiane o la mala gestione delle carceri italiane in questo modo, perché da una parte comunque le misure cautelari rimarrebbero per le altre due ipotesi, pericolo di fuga e inquinamento delle prove, ma soprattutto io penso personalmente che il problema del sovraffollamento delle carceri debba essere affrontato di petto, non in maniera indiretta, perché comunque noi dobbiamo sempre garantire la dignità della persona, oltre al fatto che la nostra Costituzione prevede un carcere rieducativo e riabilitativo, non punitivo. Cioè è chiaro, ti punisco, ma non è una sanzione punitiva, è più rieducativa, riabilitativa, e soprattutto devi comunque garantire la dignità umana. Cioè, è un modo troppo indiretto, sì, per carità, però il problema non è lì, il problema è che lo devi affrontare veramente in maniera di petto. Io penso questo. Ecco, anche noi come Movimento Roosevelt siamo d'accordo ovviamente sul fatto che il carcere dovrebbe essere realmente rieducativo e dare realmente una possibilità di vita, insomma, alle persone che fanno un percorso. Ecco. E soprattutto rispettoso della dignità umana. Noi stiamo dimenticando troppo frequentemente la dignità umana. Sono tanti anni che vedo che è diventato quasi un vezzo, un gigillo. È la parte più importante che noi abbiamo, è la parte più importante che dobbiamo riconoscere nell'altro e rispettare chiunque sia quest'altro. Perché noi non abbiamo la condanna della persona, è stato accertato un reato, sconta la pena, basta. Tutto il resto non ci riguarda più, dobbiamo aiutarla a rientrare nella società e a rientrarci con dignità, non con una dignità stracciata. Certo, anche perché insomma ci sono molti studi, no, che dicono che le misure alternative in realtà influiscono sulla recidiva, quindi che il carcere non è la soluzione per far sì che poi non si commetta nuovamente, insomma, anzi, sono un creare in realtà di comportamenti devianti e di disagio sociale, insomma, ecco. Esatto, io non sono una penalista, quindi non conosco la realtà dei carceri, insomma, però insomma, è abbastanza intuitivo capire che il carcere semmai accentua il degrado, e se una persona comunque c'è andata che ha fatto un errore, è un po' confusa, rischiamo veramente che poi si perde completamente, non lo so. In realtà devi veramente reinserirla e soprattutto rispettarla. Ma il rispetto è fatto di tante cose. D'accordissimo. Allora, passiamo al terzo quesito che riguarda la separazione delle carriere. Ok. Allora, vabbè, sappiamo che noi abbiamo tre poteri come Stato di diritto, no? Il potere legislativo in mano al Parlamento che rappresenta il popolo, il potere esecutivo e il governo, il potere giudiziario che poi sarebbe la magistratura, ok? E che risponde comunque al CSM, che è un organo di autogoverno. Mi anticipo perché poi ne parleremo anche dopo. E la questione riguarda la magistratura penale fondamentalmente, quindi pubblico ministero e autorità giudicante e giudice, che può essere GIP, GUP o comunque il giudice della processo in sé, del dibattimento insomma. Allora, attualmente, nel momento in cui si vince il concorso, il magistrato penale può scegliere di cominciare come pubblico ministero, poi dopo qualche anno può decidere di andare a fare il magistrato giudicante, poi può tornare a fare il pubblico ministero e viceversa, si può alternare più volte, ok? Mi segui fino a qua? Sì, sì, sì. Ok.
Farei anche un passo indietro. Il pubblico ministero è una figura diversa dall'autorità giudicante. Perché? Perché è un po' una sorta di pubblica accusa. Nel momento in cui gli arriva la notizia di reato, come dicevamo prima, con la querela, con la denuncia, insieme alla polizia giudiziaria deve farsi un po' investigatore, cioè le cosiddette indagini preliminari, deve raccogliere le prove a sostegno che vadano a confermare quella denuncia, quella notizia di reato, e anche quelle che eventualmente vadano a smentirle, ok? Nel momento in cui pensa di aver raccolto le prove a sostegno della colpevolezza della persona indagata, a quel punto chiede il rinvio a giudizio e si trasforma, diventa la cosiddetta pubblica accusa. È lui la controparte dell'avvocato che poi difende il colpevole, l'indagato. E lui perché? Perché lo Stato fondamentalmente, cioè nel nostro sistema si ritiene che la prima vittima sia lo Stato in caso di reati, ok? Quindi il pubblico ministero e la pubblica accusa è la controparte dell'avvocato che difende poi il criminale, ok? Questa è un po' la struttura. E poi c'è l'autorità giudicante. Oggi si dice non possiamo fare in modo che permettere ancora che un pubblico ministero dopo un po' diventi magistrato giudicante, dopo torni a fare il pubblico ministero, dopo torni a fare il magistrato. Non va bene questa commissione. Perché? Dicono perché fondamentalmente da una parte lì dove c'è stato pubblico ministero e vai a fare il giudice, tra virgolette, ma il giudicante, conservi però in te quell'approccio accusatorio che ti toglie quell'imparzialità necessaria a una terzietà, imparzialità necessaria a un giudice. E poi perché si dice in maniera un po' più superficiale che magari scambiandosi un po' i posti, scambiandosi un po' i ruoli, pubblico ministero e autorità giudicante diventano alla fine amici. Essere amici poi non è una cosa buona perché non si rispettano i ruoli. Questa è un po' la posizione. Questo referendum alla fine quindi che cosa ti dice? Vuoi tu che non ci sia più questa alternanza di ruoli e di funzioni e di mansioni? Quindi cosa significa? Nel momento in cui io vinco il concorso in magistratura, scelgo immediatamente se voglio fare il pubblico ministero o voglio fare il giudice e dopodiché non cambio più. Fino a quando vado in pensione rimango pubblico ministero, rimango giudice. Quelli che invece dicono non sono d'accordo, dicono vabbè, però alla fine che cambia? Comunque hanno lo stesso concorso, la stessa formazione, lo stesso organo di autogoverno che poi è la CSM. Che cosa cambia? Non cambia niente. E poi dicono soprattutto, siamo sicuri che se si vanno a separare carriere di pubblico ministero e giudice, poi il pubblico ministero non finisca sotto il controllo del governo, dell'esecutivo, del ministero dell'interno, e quindi diventa più uno strumento politico che possa essere influenzato. E torniamo alla tripartizione dei poteri, cioè il potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario, ok? Sono tre poteri distinti, autonomi. La paura di chi dice no è che poi il pubblico ministero, che fa parte della magistratura, vada sotto il controllo dell'esecutivo, l'esecutivo diventa più potente rispetto alla magistratura, si vanno a sbilanciare i poteri dello Stato, ok? Molto chiaro. È chiaro? Sì, sì, sì. A posto. Andiamo aspetta che siamo al quarto. Esatto, allora il quarto, quindi sulla valutazione dei magistrati. Ok, allora si chiama la cosiddetta pagella dei magistrati, la pagellina, perché comunque gli esami, come si dice, non finiscono mai, no? Allora, ogni 4 anni i magistrati sono sottoposti a valutazione da parte del CSM, il Consiglio Superiore di Magistratura, che è l'organo di autogoverno, ok? Organo di autogoverno significa che il CSM decide le promozioni, gli avanzamenti di carriera, i trasferimenti, i procedimenti disciplinari, decide tutto quello che riguarda il funzionamento interno della magistratura. Quindi che cosa fa? Ogni 4 anni il CSM valuta questi magistrati e lo fa sulla base di pareri che gli vengono forniti dal consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dai consigli giudiziari. Mi segui fino a qua? Sì, sì. Quindi consigli giudiziari e consiglio direttivo della Corte di Cassazione danno il loro parere al CSM che si pronuncia. Questi consigli giudiziari cosa sono? Perché il punto poi è qua del referendum. Sono degli organi territoriali formati per 2/3 da magistrati e per 1/3 da membri cosiddetti non togati, ovvero sia da avvocati
e da professori universitari in materie giuridiche, ok? Quindi questo è il Consiglio regionale che fornisce parere al CSM, però in questo Consiglio regionale adesso, i membri non togati, cioè gli avvocati e i professori universitari di diritto, non possono partecipare alle discussioni e non possono esprimere un parere e un voto per quanto riguarda i magistrati, possono solo presenziare. Quindi chi può esprimere un parere che poi andrà a influenzare la valutazione del singolo magistrato sono solo i magistrati. Con questo referendum cosa si vuole fare? Si vuole fare in modo che anche i membri non togati, quindi anche gli avvocati e anche i professori universitari di diritto, possano esprimere un loro parere sui magistrati. Possono avere voce in capitolo. Possono avere voce in capitolo. Attualmente sono solo delle presenze, non dico inutili, però non hanno nessun potere valutativo. Possono avere, e quali sono le ragioni del sì? Le ragioni del sì sono che altrimenti la magistratura se la canta e se la suona, ok? Non c'è un controllo esterno. Le ragioni del no sono, sì, però in questo modo, tra le tante ragioni, si rischia poi una specie di che venga un po' falsato il rapporto tra avvocati e magistrati, perché magari se un magistrato ha paura, che ne so, di un giudizio negativo da un avvocato, è meno obiettivo, meno duro, tra virgolette, nell'applicare con correttezza e con lucidità la legge. Insomma, un po' queste sono le posizioni. Chiarissimo. Ci sei? È chiaro? Molto chiaro, sì. Grazie. Perfetto. Va bene, allora passiamo all'ultimo quesito e quindi sull'elezione del CSM. Ok, il CSM abbiamo detto prima che è l'organo di autocontrollo della magistratura, ok? L'organo che decide promozione, trasferimenti, procedimenti disciplinari, avanzamenti di carriera, eccetera, eccetera, eccetera. E il CSM è composto 1/3 da membri eletti dal Parlamento, 2/3 è eletto dai magistrati. Ci siamo? Questo diciamo che fondamentalmente abbiamo imparato a conoscerlo forse con il caso Palamara, con il libro Palamara, ok? Quindi CSM, membro di autogoverno della magistratura, composto 1/3 dai membri eletti dal Parlamento e 2/3 dai magistrati, ok? Come fare per candidarsi a questo CSM, entrare a far parte di questo CSM? Ad oggi, un magistrato per potersi candidare deve avere il supporto di 25 firme da parte di altri magistrati, altrimenti non mi posso candidare, ok? Non posso solo mandare il mio curriculum, dire guarda sono stato bravo, efficiente, non basta quello, ma devo avere 25 magistrati che firmano perché io venga candidato, ok? Con questo referendum si vuole abolire questo obbligo di 25 firme a supporto, quindi si vuole che qualsiasi magistrato si possa candidare senza dover raccogliere 25 firme a supporto, semplicemente in base al proprio curriculum, sia di studi che comunque di carriera. Questo perché si fa? Si fa per evitare fondamentalmente quei cosiddetti intrallazzi, questi giochi di potere tra le correnti politiche, perché all'interno della magistratura ci sono chiaramente le correnti politiche, ma questo, lo ripeto, se ne è parlato molto nel caso Palamara. Si vuole evitare comunque che ci sia insomma questo, che si vuole fa più leva, spinta sulla meritocrazia, cioè se io valgo, se io ho un curriculum che valgo, se io non se io sono stato comunque ineccepibile, efficiente, competente, deve bastare quello. Non serve che 25 altri magistrati mi diano supporto, perché altrimenti si va a finire nel gioco di potere delle correnti politiche che sono all'interno della magistratura, ma che poi in fondo sono dappertutto. Quindi, ricapitolando, in questo caso, per candidarsi al CSM, un magistrato deve se vince il sì, lo potrà fare presentando solo il curriculum e senza più dover raccogliere 25 firme a supporto. Basta. Perfetto. È abbastanza chiaro? Grazie Alessandra, sì, ci ha aiutato a dipanare insomma un po' di dubbi perché davvero è complessa la situazione. Sì, mi viene da dire grazie davvero per il contributo insomma legale ma anche civile e formativo insomma. Volevo portare una riflessione e poi una domanda a te, insomma una considerazione a nome del movimento. Ossia il movimento Roosevelt propone alle forze parlamentari presenti e future l'abolizione del quorum.
e inoltre, quindi per ogni tipo di consultazione referendaria, e inoltre propone l'introduzione dei referendum propositivi, anch'essi senza quorum. Volevo capire, Alessandra, che cosa pensi in merito, ecco, a questa nostra posizione. Sarebbe una democrazia sicuramente più partecipativa, sarebbe una maggiore democraticità di questo nostro sistema, no? Perché se tu, sicuramente come tu mi insegni, l'articolo 1 della Costituzione lo dice, il potere appartiene al popolo, ok? L'Italia, la Repubblica fondata sul lavoro, il potere appartiene al popolo, che lo esprime attraverso il Parlamento, attraverso comunque i suoi rappresentanti, ok? Quindi noi abbiamo una democrazia rappresentativa, ma democrazia significa potere al popolo. Quindi lì dove comunque consenti alla popolo di intervenire in maniera più diretta, perché in realtà il popolo poi ha la parola molto altisonante, però comunque i cittadini in realtà lo stanno perdendo potere negli ultimi anni, perché negli ultimi anni, ma non negli ultimi 3-4 anni, negli ultimi 10-20 anni, stiamo vedendo un aumento del potere dell'esecutivo e una diminuzione del potere del Parlamento. Ma in realtà dovrebbe essere l'inverso, perché l'esecutivo, lo dice la parola stessa, è un organo preposto ad eseguire la volontà che il popolo esprime attraverso le leggi che fa attraverso il Parlamento. Quindi già sta perdendo potere, perché il governo, se tu, non so se ci avete fatto caso, sono 10 anni, se non 20 anni, ma forse anche di più, che si legifera a mezzo decreto legge che viene emesso dal governo, ma il governo da Costituzione non ha potere legislativo. Quindi già siamo in situazione, quindi riequilibrare la bilancia innanzitutto, e poi aumentare il potere partecipativo del popolo, magari sì, come dice il movimento, anche attraverso dei referendum propositivi che consentono una democrazia più diretta, è più che auspicabile, però questo comunque dovrebbe comportare alla base un maggior senso civico, una maggior coscienza civica e una maggior partecipazione attiva, cioè bisogna essere anche più consapevoli, perché il popolo poi deve essere anche consapevole di quello che va a votare e di come è l'andamento del paese, perché poi alla fine è vero tutto, però non ci si può neanche improvvisare legislatori, quindi bisogna fare un grande lavoro anche di, come dici tu giustamente tu, pedagogico, di educazione civica, ma vera, perché in realtà lo Stato siamo veramente noi. Si pensa, sta passando troppo facilmente il messaggio che lo Stato sia un organo, un qualcosa di estraneo a noi, lo Stato dice, lo Stato vuole, lo Stato fa, ma lo Stato non è Palazzo Madama, Palazzo Chigi, quelli sono strumenti dello Stato, lo Stato è l'intera cittadinanza, ok? Quindi questa scissione, questo scollamento è pericoloso, quindi riunire, rincollare, riamalgamare è assolutamente necessario, secondo me. Così come mi sono sgolata per anni, è assolutamente necessario innanzitutto prendere coscienza dei nostri diritti, delle nostre libertà e dei nostri doveri. Non delegare, si delega troppo. E no, perché? La partecipazione attiva è più stimolante, quindi io sono assolutamente d'accordo. Grazie mille Alessandra, allora veramente grazie del tempo che ci hai dedicato, grazie per aver iniziato insomma insieme a noi questo percorso sul pezzo, sull'attualità e sul rendere sempre più consapevoli i cittadini. E ti ringrazio tanto e spero di averti ancora insomma con noi al più presto. Grazie a te Sara, è stato un piacere, e poi ribadirò sempre la stessa cosa. La consapevolezza è fondamentale, perché noi abbiamo libertà, abbiamo diritti, ma se non siamo consapevoli di quello che abbiamo, delle nostre libertà, dei nostri diritti come cittadini, come pensiamo di poterli usare? Ok? Quindi io, per aiutare le persone a vivere più in armonia, più integrate, più serene, più consapevoli, sono sempre disponibile, quindi grazie a te. Lo sappiamo, grazie di aver accolto il nostro invito. Un saluto grande. Un saluto grande a tutti, grazie. Buona votazione. Va bene, allora io ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Sul Pezzo, in cui avremo un altro professionista della giustizia che porterà le sue riflessioni post voto e quindi sui risultati di domenica, e non solo.
Se aveste delle domande da fare, siete invitati, insomma vi invito a scriverle qui sotto nei commenti e poi sarà nostra cura rispondere durante la prossima puntata. Vi auguro una buona serata a tutti. Ciao. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed effort to convert retreat into advance.